Che cosa strana, la vita. Così preziosa eppure così fragile. È ciò che accomuna tutti noi. Ricchi e poveri, forti e deboli. Io, in questo momento, sono vivo. E per ora lo è anche questa persona. Mi chiamo Jim Harrow. E sono in una situazione davvero di merda. Penserete che almeno sono dalla parte giusta della pistola, ma la verità è che da molto tempo me ne sento una puntata addosso, da quando ho conosciuto Bones. Chi è Bones? Beh, Bones è il capo. Ah, sei sveglio quindi? Sembravi una statua, lo sai? Lo so, è dura. Ah, Jim. Ti capisco, lo sai? Ma è normale, credimi. Ma credimi anche se ti dico che una volta finito ti sentirai molto meglio. Ho dei seri dubbi a riguardo. Tu sei come un paracadutista. Tutto ciò di cui hai bisogno è un piccolo passettino, poi il resto viene da sé. Un'azione minuscola. È una cosa così banale se ci pensi. Bones, io sto per ammazzare una persona, non c'è un cazzo di banale. Ma insomma, che importanza vuoi che abbia? Ah, la banalità della vita. Penso sia un concetto base della filosofia di Bones. E di certo è stata una delle prime cose che mi ha spiegato la sera in cui l'ho conosciuto. Aspetta lì e non toccare niente. Senti, posso? Sei qui per quello che penso? Credo di sì. Allora fuma solo se ti dai fuoco. Ti ho detto come stanno le cose, Robert. Non mi piace essere preso in giro, lo sai. Va bene. Provvederò. Adesso devo andare, ci vediamo allo scambio. Ciao, caro. Voglio Michael Elliott servito questa sera stessa, intesi? Portate anche Ben. Ben deve chiudere la trattativa con i fratelli Lopez stanotte. Chiamate Flint. Buonasera. Buonasera. Piacere di conoscerti, Jim. Io sono Billy Bones. Lo so. Mi hanno parlato di lei. Ah, e che cosa ti hanno detto? Beh, mi hanno detto che è lei che comanda. Un po' generico, ma non fa una piega. Sono le 23:34. Io alle 23:40 ho un appuntamento con un simpatico agente del distretto 107 di Oakland. Hai esattamente 6 minuti per dirmi quello che già non so. Quello che già lo so? Io non faccio salti nel buio, Jim.
Però ci sono delle cose di cui potrei non essere venuto a conoscenza. Quelle mi interessano ora. Beh, io sono stato qualche anno tra gli Stoners. Ho fatto qualche lavoretto per Trevor O'Neill. Nulla di serio, però... Furto con scasso, rapina a mano armata, estorsioni. Fa curriculum, me ne rendo conto. Ma queste sono le cose che già so. A te non mancava il lavoro. Eppure hai trovato il coraggio di presentarti qui al Winchester, in una fredda notte di ottobre, a chiedere di Billy Bones. Cosa ti ha spinto? Beh, vede, io ho vissuto tutta la vita nella feccia, signor Bones. Gente senza futuro, che vive alla giornata senza sapere se alla sera tornerà a casa dalla famiglia. C'ero dentro fino al collo. Ma poi ho detto basta. Quelle scimmie lì si rotolano nella merda. Non hanno prospettive al di fuori dei crimini che commettono ogni giorno. Quindi l'hai fatto per soldi, potere, queste cose qua? No, l'ho fatto per affermazione. Che cosa intendi? Io vedo lei e vedo i suoi uomini camminare per strada con la fierezza di chi è arrivato in cima, a testa alta. E beh, quando penso tra me e me, dico, voglio quello. Ti assicuro che il panorama è tutt'altro che delizioso. Beh, io sto cercando solamente una via di fuga. Ho capito. Bella risposta. E dimmi, cosa ti fa pensare di avere i requisiti giusti? Io ho delle esperienze. Lo sa anche lei. E anche se non erano un granché, quelle esperienze mi hanno... Hai mai ucciso un uomo? Io una volta ho pugnalato un tizio. Certo, non so se sia morto, ce la siamo filata via subito, però... Queste sono azzuffate da ricreazione alle scuole medie. Quello che intendo io è... Hai mai eliminato un uomo? No. Sarò onesto con te, Jim. Questo è un lavoro molto atipico. Questa non è la banda di quel rincoglionito di O'Neill. Non tratto caramelle e non raccatto il primo disperato che si presenta alla mia porta, capito? Sono richieste da una parte un set di conoscenze e capacità specifiche, dall'altra una sorta di, come posso dire, di affidabilità. Sono molto poche le persone adatte a questo tipo di vita e molte di più quelle che pensano di esserlo. Io le assicuro che potrei essere la persona giusta. Se mi dici una cosa del genere, come faccio a sapere quale dei due sei tu? Apprezzo la sicurezza in te stesso. Il fatto è che tendo ad essere particolarmente selettivo quando si parla di affari. Ci vuole una certa meticolosità. Sai cosa significa? Vedi, il mio giro è come una catena, un grosso catenaccio di quelli che si usano per legare gli aerei, ci intendiamo? Io sono il gancio d'acciaio che lega quella catena al muro. Senza di me tutto collassa. Però ci sono vari anelli oltre a me, tutti legati in questa sorta di organismo. Non posso permettermi di avere un anello debole. Un anello debole sopporta e sopporta fino a un certo punto, ma poi si spezza. E spezzatosi quell'anello, tutta la catena va in malora e questo mi coinvolge personalmente. Ho fatto degli errori lungo il percorso, questo sì, ma sono giunto ad una conclusione. Meglio avere un anello in meno che un anello debole. Capirai quindi che la scelta degli anelli deve essere particolarmente scrupolosa, meticolosa, per l'appunto. La domanda che ti faccio ora, Jim, è: tu di che metallo sei fatto? Sicuramente non d'oro, certo, ma è resistente, questo glielo posso assicurare. La volontà di imparare è un grande incentivo per me. Anche la forza della disperazione, a quanto capisco. Non può neanche immaginare quanto. Sei di St. Paul, vero? Anche io vengo da lì. 74 di Raymond Street. So cosa significa crescere in quell'ambiente. So cosa significa scappare dagli sbirri, cacciare i denti in gola a un figlio di puttana, puntare una pistola a una vecchia e fregarle la borsetta. Io sono stato forgiato in quella miseria, in quell'inferno. E anni fa ero come te più o meno.
Disperato, ma ambizioso. Questo mi piace. Proprio l'ambizione mi ha portato alla corona. Un grande trofeo, ma come tutti i grandi trofei è pesante, credimi. Io non sto cercando nessuna corona. Io cerco soltanto la via di fuga, la via di uscita dall'incubo di tutti i giorni. Io sono disposto a rubare, picchiare, anche a uccidere se me lo chiede. Aliud est facere, aliud est dicere. Che vuol dire? Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Beh, io sono disposto anche a morire, se me lo chiede. Io non ho nulla da perdere. E quanti dei suoi uomini potrebbero dire la stessa cosa? Chi lavora per me non deve essere pronto a morire, deve essere indifferente alla morte. C'è una grande differenza. Quando avrai capito questa differenza, forse potremo parlare di affari. E forse un giorno di questi ti arriverà una telefonata. 23:40. Grazie della chiacchierata, Jim. Ti auguro una buona serata. Sfortunatamente, 5 giorni dopo, la telefonata arrivò. Bones mi aveva preso in prova, per vedere le mie capacità. I morsi della fame mi avevano accecato a tal punto da farmi compiere il mio primo errore. Credere di essere all'altezza di un lavoro del genere. È vero che la pazienza è una virtù, ma è anche vero che è limitata. Mi dispiace, Bones. Stai calmo. T'ho detto, è normale. Ma voglio una motivazione, Jim. Dammi un motivo per cui non lo hai ancora fatto. Dov'è finito il Jim che avevo conosciuto quella sera? Quello disposto a fare qualsiasi cosa. Magari fosse stato così. Per quanto riguarda uccidere, com'era quella frase? Aliud est facere, aliud est dicere. Latino del cazzo, scommetto. Bones non sbagliava mai. Jim, alla fine di questa giornata tu potresti essere la nuova recluta della banda. Quello per cui mi hai tanto pregato. Vuoi veramente bruciartela così? Posso almeno sapere che cosa ha fatto? Niente. Che cosa vuol dire niente? Non mi ha fatto nessun torto. Stai dicendo che è innocente? Nessuno è innocente a questo mondo, dai. Però se la vuoi mettere così, allora sì, è relativamente innocente. Non lo so, Bones. Insomma, ne hai fatte di tutti i colori nella tua vita. Con gli Stoners, con Trevor O'Neill. Hai rubato, hai pestato, forse hai anche ucciso, a detta tua. Questo ti crea così tanti problemi? Ma non ha fatto niente di male. E sta per morire per una cazzo di prova. Cosa ti avevo detto sulla vita? Ma non è giusto. Dio santo, non è giusto. Giusto? Guardati per un istante, Jim. Un ragazzo che venderebbe l'anima al diavolo per uscire dall'inferno in cui è nato. Pensi che sia giusto questo? C'è giustizia in uno Stato che non offre le cure mediche a chi non se le può permettere? C'è giustizia in un mondo in cui la gente viene lasciata crepare di freddo e di fame per strada nell'indifferenza più totale? E c'è giustizia nel Dio che hai appena invocato, che dovrebbe regolare e permettere tutto ciò? Non c'è giustizia nel caos. Questa è una guerra di tutti contro tutti. E vince chi impone se stesso e ciò in cui crede. Non c'è posto per la giustizia. Come non c'è posto per i deboli. Tu sei un debole, Jim? Bones sarà anche un pazzo, ma di certo non è uno stupido. Tanto io quanto lui sappiamo che a meno che non mi scivoli il dito, non ce la farò. Gli ho detto che il mio primo errore è stato credere di essere all'altezza. Il mio secondo è stato rendermi conto troppo tardi del primo.
Jim, ma dove sei stato? Eri al bar di nuovo? Mi dispiace. Per cosa? Io ero stanco. Stanco di questo schifo, volevo cambiare tutto. Io non ce la facevo più, Sara. Volevo la vita che meritavamo, il rispetto che meritavamo. Che cosa è successo? Ho fatto un errore. Credevo di avere la stoffa per entrare in quel giro. Credevo di essere più forte. Ma quel mondo è ancora più marcio del nostro. Jim, non so cosa ti abbiano fatto fare, ma... Ehi, guardami. Non è colpa tua. Che può dirlo? Per ora non ho fatto nulla di irreparabile. Le solite cose, quello che facevo anche prima. Ma hanno ucciso un uomo 3 giorni fa. Bones mi ha portato con loro alla fabbrica abbandonata, a sud di Harlem. Quando siamo arrivati c'era un tizio lì, piegato in ginocchio. E Bones mi disse che Garcia lo aveva pestato e torturato. Non mi disse per quanto tempo. Io non pensavo avrei mai visto qualcosa di così terrificante. Io non so cosa avesse fatto il tipo a Bones. Ma chi si merita tanta crudeltà? Bones mi fece guardare tutto. E quel povero diavolo ci supplicava con lo sguardo a tutti noi. Garcia ridacchiava. Tucker era impassibile. E Ben con la sua solita arroganza. Bones tirò fuori la pistola. E io lo vidi mentre lo fece. Non vidi esitazione, ma non vidi neanche piacere. Era del tutto indifferente, non sprecò nemmeno uno dei suoi preziosi secondi per dire qualcosa, qualsiasi cosa. E con la stessa serenità con cui mi parla di solito, permette il grilletto una sola volta. Non sprecò nemmeno un proiettile in più. So che ti sembra di aver sbagliato tutto, ma... Jim, non potevi saperlo. Chi poteva? Io avrei dovuto accorgermene. Avrei dovuto accorgermene. Io sono andato là senza nemmeno sapere cosa mi aspettasse. Io so perché l'hai fatto. L'hai fatto per me. Per noi. Mi vedevi tornare a casa la sera con i jeans rattoppati, una sola borsa della spesa e Dio solo sa quanti turni di notte ci siamo fatti per qualche merdoso spicciolo. Tornavamo a casa senza neanche più la forza di scopare. E hai puntato tutto. E anche se le cose non sono andate come pensavi, sono fiera di te per questo. Ormai non ha più importanza. Io ci sono troppo dentro. Non so cosa Bones potrebbe chiedermi. Io non so nemmeno se sarei in grado di farlo. E se mi tiro indietro adesso? Sono morto. Mi farebbe ammazzare. Ora che faccio, Sara? Sara non capiva la situazione, ma disse una cosa che mi fece pensare. Disse: se Bones ti avesse voluto morto ti avrebbe già ucciso. Non aveva tutti i torti. Forse Bones mi stava davvero dando una possibilità. Chi lo sa?
Ma quando il giorno dopo mi disse di incontrarci al Winchester, il bar sulla 64esima, solo io e lui, mai il capolinea mi sembrò tanto vicino. Che è successo? Hanno fatto fuori Tucker. Penso che sia stato Flint. È un po' che non lo vedo. Vuoi qualcosa da bere? Ti vedo un po' agitato, Jim. Tutto a posto? Sì. Ormai sei qui da 2 settimane. Se hai dubbi, perplessità, che so io, con me puoi parlare liberamente. Penso sia importante che chi lavora per me mantenga una certa sanità mentale. Sto bene, davvero. C'è forse qualcosa che vuoi dirmi? Sospetti di me? Oh, non ho detto questo. Beh, io non ho detto di avere qualcosa da dirti. Touché. Sai, stavo valutando la tua situazione e ho concluso che come periodo di prova 2 settimane tutto sommato sono sufficienti. Quindi sono dentro. Tu... Un piccolo difetto tuo, posso? Tu corri più di Jesse Owens, c'è una scheggia, arrivi subito al... No, non sei dentro. Prima ho bisogno di sottoporti alla tua prova finale, il tuo esame di maturità. Superato quello, allora sì, sarai ufficialmente parte della banda. Che te ne pare? Tutto sommato c'era qualcosa che volevi dirmi, eh? Io... Fammi indovinare. È stata l'ultima operazione. Sì, ma non fraintendermi, Bones. Ti ho fatto una promessa e ho intenzione di mantenerla. Ti puoi fidare di me. Posso? Certo. Non sto dicendo che non voglio farlo. È solo che... Sei rimasto scombussolato. Ora che lo capisco, tranquillo. Pensi che questo possa compromettere le tue future missioni? Io non lo so. Ti ricordi che cosa ti dissi quella sera? Affidabilità. Bravissimo, proprio quello. Io devo potermi fidare di chi lavora per me. Io sono sicuro che se dessi una fotografia di qualcuno a Garcia, per esempio, e gli pronunciassi una sola parola, quella sera stessa avrei la testa di quella persona sulla mia scrivania, ancora grondante di sangue. Questo è il genere di affidabilità che cerco. Ascolta, io so che impressione posso darti in questo momento. Ho bisogno di un po' di tempo per abituarmici, ok? Però voglio che tu sappia, Bones, che tu ti puoi fidare di me. Io ti obbedirei ciecamente. Vedi, Jim, è qui che ti sbagli. E penso che sia proprio questo che ti tiene indietro. C'è anche un'altra cosa che ti dissi quella sera. Te la ricordi? Che la vita È insignificante. precisamente è una cosa in cui credo fermamente. L'avrai capito ormai. Tanto la vita quanto la morte sono prive di senso, prive di valore. Con quest'ottica potresti sparare a chiunque senza rimorso. Potresti sparare ad Abramo Lincoln. E questo è il punto. Io non cerco degli automi, Jim. Non cerco un golem senza cervello che ubbidisca ciecamente a ogni mio capriccio. Io cerco gente che la pensi come me, che condivida quei miei stessi valori, che obbedisca, certo, ma coscientemente, perché vuole farlo, non perché deve. Sì, ma anch'io quella sera ti ho detto una cosa. Oh, mi hai detto più di quanto pensi. Io ti ho detto che non avevo nulla a cui tenere. Nulla. Ma non è vero. Ce l'ho. Andiamo, cazzo, tutti ce l'abbiamo. Jim, io ho famiglia. Non te l'aspettavi, eh? Sono sposato da 15 anni. Ho 3 figli, 3.
Tu non sai quanto una cosa del genere sia in grado di incidere su di un uomo. Mi hanno insegnato così tanto, tanto. Gliene sono infinitamente grato. E tornare a casa da loro ogni sera è un dono. Un dono di cui chiunque dovrebbe godere della dolcezza, almeno una volta nella vita. Ma se io mi trovassi con una calibro 22 in mano e loro qui di fronte a me, dove ti trovi tu? A implorarmi di non farlo. E mi venisse chiesto di dar prova di ciò in cui credo. Premerei il grilletto 4 volte, prima ancora che si rendano conto della mia scelta. E se per provare quegli stessi valori io dovessi puntare la pistola alla mia tempia e fare fuoco, premerei il grilletto una quinta volta. Tu pensi che io non abbia niente da perdere? Io ho da perdere più di quanto tu possa mai sperare di ottenere. Ma nulla supera ciò in cui credo. Vuoi un consiglio? Prendi esempio. Ti ho annoiato abbastanza. Ci vediamo direttamente il giorno dell'esame. Ti farò sapere io quando. Non so te, Jim, ma ho come la vaga impressione che prenderai la faccenda molto più sul personale ora. Ci ho provato, davvero. Ma come puoi considerare il mondo insignificante quando hai 4 mesi di affitto arretrato e salti un pasto al giorno? La mentalità di Bones la puoi assumere solo se te la passi bene. E adesso, alla prova finale, sono più impreparato che mai. Per quanto mi sforzi, quello non sono io. E non c'è nulla che possa fare. Sono in trappola. Allora? Tu sei un debole, Jim? Penso che dopo tutto sia colpa mia. Forse ti ho messo sotto pressione. Ammetto di essere molto triste. Triste, non deluso. Mi aspettavo una cosa del genere. Ho sperato fino all'ultimo che aprissi gli occhi, ma... Sento la rabbia che ti assale. Vergogna. Sei un nano da circo in mezzo a dei giganti. Sei una nullità, Jim. Sei una nullità e me lo hai appena dimostrato. Tuttavia, talvolta si chiude una porta e si apre un portone. Che cosa intendi? Intendo dire, Jim, che l'amarezza che stai provando per il fallimento di questa prova potrebbe darti la spinta per compierne una ancora più importante. Io non capisco. Pochi giorni fa al bar io ti dissi che chi lavora per me deve condividere i miei principi, ricordi? Ora, prova per un istante a immedesimarti in uno come me, a far girare le rotelle. Quale potrebbe essere questa prova? È incredibile, con tutti i dubbi che ti sono venuti, tutte le domande che mi hai fatto, ancora non ho sentito quella giusta. Chi c'è dietro il sacco? Ora sì che ragioniamo.
Ho visto come ti sei sentito al fallimento della prova. Questa è la tua ultima occasione. Fai tesoro di ciò che ti viene dato, Jim. Premuto il grilletto, sarai nella banda. Tutto ciò che hai sempre voluto. Non dovrai mai più sbarcare il lunario, mai più avere fame o negarti qualcosa. Avrai tutto ciò per cui sei arrivato fin qui. È richiesto solo un minimo sforzo. Poi sarai uscito dalla miseria per sempre. Sarai l'unico ad essere arrivato alla vetta, lasciando quegli altri idioti in giro a marcire per strada. Così ti voglio. Ora tieni duro. Solo un piccolo sacrificio, una minuscola sofferenza. E poi avrai vinto. Non buttare via tutto, Jim. Perché adesso comincio ad essere veramente ripetitivo. Non sarebbe equo rinunciare a tutto per la sua vita. No. Sarebbe equo rinunciare a tutto per la tua, di vita. E perché mai lo faresti? Continui a parlare di quanto la vita sia insignificante e di quanto nulla abbia senso. La penseresti ancora così se ti piantassi una pallottola in quella cazzo di testa? Ti ho visto uccidere e ordinare di uccidere come se niente fosse. Non dai peso alla vita, sì, ma a quella degli altri. Cosa dici ora, brutto stronzo, che quella in pericolo è la tua di vita? È ancora una guerra di tutti contro tutti. Ti aspetti forse che io mi metta in ginocchio ad implorarti di risparmiarmi? Hai ascoltato una cosa qualsiasi di quello che ho detto? Quando io dico che la vita è insensata, intendo la tua tanto quanto la mia. Io ora sono qui, davanti alla tua pistola, e non c'è niente che io possa fare. Mi vedi agitato? Piantala con questa sceneggiata di merda. Sono bravi tutti a fare il signore del destino quando a rischiare la pelle sono gli altri. In tutti questi anni, io sono stato chiamato in molti modi, ma nessuno mi ha mai dato dell'ipocrita. E tu ora vieni qui, osi puntarmi un'arma contro e mettere in dubbio i miei principi? Fermo dove sei! Fermo dove sei, cazzo! Giuro su Dio che... Fermo! Non mi sei mai stato simpatico. E lei? Beh, un paio di cosine in mente ce le avrei. E ora che si fa, eh? Secondo te cosa avrebbe fatto Bones? Beh, per prima cosa avrebbe pulito tutta questa merda. Hai proprio ragione.